Sono affetta da 2 malattie rare che non c'entrano una con l'altra. La prima ha un po' camuffato i primi sintomi della MELAS, perché i primi si assomigliavano molto. Infatti io ho iniziato con i primi motori di affaticamento, di stanchezza. Qualche anno dopo ho iniziato ad avere problemi intestinali. Intanto peggioravano i miei sintomi muscolari, io non riuscivo più a camminare. Da lì ho cominciato a fare degli accertamenti, che anche lì la prima elettromiografia è risultata praticamente negativa. Sapevo di essere portatrice di una mutazione mitocondriale perché qualche anno prima era stata fatta diagnosi a mio cugino. Il 17 giugno 2021, la notte ho un malore, ho una serie di crisi epilettiche, una dietro l'altra, vengo ricoverata, ma al momento non si capisce che sono crisi epilettiche, ma quando poi vedono che io ho la mutazione, allora si orientano sulla malattia genetica, quindi questo mi ha aiutato moltissimo. Questi malori non venivano identificati perché la mia risonanza magnetica era allora negativa e viene fatta definitivamente la diagnosi genetica e con biopsia muscolare di sindrome di MELAS. Da 4 anni ho problemi neurologici importanti e la qualità di vita è diventata pessima, ma proprio pessima per me in giro di pochissimi mesi, perché io ho iniziato ad avere insieme alle crisi epilettiche e attacchi di emicrania fortissima con nausea, vomito, vertigine. Al momento della diagnosi mi sono sentita un'aliena, ero la malata invisibile. Mitocon mi ha accolto e per me lì dove ho conosciuto pazienti affetti dalla mia stessa patologia mi sono sentita di nuovo una persona tra virgolette normale, cioè non più un extraterrestre, ma dico beh, forse intorno a me ci sono persone che vivono la mia stessa situazione e è diminuita un po' questa solitudine che la malattia mi aveva veramente devastato.